Ciao a tutti, allora siamo qui oggi, vorrei presentarvi i pedali della Dualist, ditta scozzese del mio amico Kevin Mackey. E questi sono pedali fatti in un materiale misto che si chiama Zytel, che è alluminio plastica, resistentissimo e soprattutto leggerissimo. Questo che ho in mano è il D1, pedale singolo, un ottimo pedale che ha una risposta notevole, molto semplice da usare, nulla di particolare, è un classico pedale, lo monti e si suona, non ha grandi difficoltà di regolazione ed è molto comodo. Pedale silenzioso, doppia catena, come vedete, molla singola, regolazione della base in avanti, controllo, alta regolazione per la lunghezza della pedana. Questo è il pedale, diciamo, base, e la vera forza è il pedale D4, che è il famoso pedale, come lo chiamo io, dai e vai. Questo con una serie di leveraggi, quando un pedale colpisce l'altro torna indietro e viceversa, praticamente generando questo movimento. Questo è molto interessante perché si possono creare un sacco di figurazioni che normalmente a cui serve un doppio pedale praticamente. Qui si possono fare veramente un sacco di cose, anche per esempio se uno utilizza anche a livello di percussioni, se uno vuole utilizzare un cembalo e fare i sedicesimi col piede sinistro, questo riesce a farlo, oppure se si ha un attacco a due con una campana e un woodblock, insomma c'è una cosa notevole. Un'altra cosa divertente è che comunque poi si può tornare a suonare singoli schiacciando questa cosa e praticamente si ha il pedale singolo, come se fosse un pedale normale. Perciò è molto easy da utilizzare. Tutto questo si cambia con il piede, come adesso vi faccio vedere sul pedale che ho qua sotto. In questo momento è settato doppio. Io schiaccio questo e viene settato singolo. Rischiaccio questo e mi ritorna doppio. Così torna singolo. Anche qui poi a seconda delle figurazioni che si vogliono fare si riescono a ottenere notevoli combinazioni. Per esempio che la Flam. Questo pedale è molto molto interessante, fatto completamente tutto a mano da Kevin e dalla sua compagna, e questo è molto interessante perché è un prodotto a livello mondiale, però fatto a livello artigianale. Una cosa che mi ha molto colpito, io lavoro con Kevin ormai da qualche annetto, ogni pedale è testato ed è singolarmente provato, nel senso che non esce nulla dalla fabbrica, anzi da casa sua, che non sia stato testato, non sia stato curato prima. Se c'è qualcosa che non funziona, il pedale non arriva. E questo è un grande vantaggio, perché è un segno di grande professionalità e soprattutto di cura del prodotto. Significa che ogni pezzo che vi arriverà e che arriverà sarà controllato dalla testa ai piedi, perciò non ci saranno difetti di base. Poi, chiaro, possono succedere tante cose, ma dalla casa madre arriva perfettamente a posto, con tutti i vari battenti, con tutte le varie cinghie, con
le brugole per poterlo regolare. Le regolazioni sono tantissime e infinite, basti vedere, questo si sposta, basti vedere la quantità di leveraggi che ci sono nella parte frontale del D4. Chiaramente come settarlo ha bisogno di un attimino di lavoro per capire come poter ottenere il miglior risultato secondo le vostre qualità, nel senso magari uno suona più forte, uno suona più piano, uno ha intenzione di andare a 200 ppm, a uno interessa fare le terzine, dipende. Questa è l'unica cosa, diciamo, su cui bisogna perdere un attimino di tempo sulla regolazione, soprattutto del pedale di ritorno, che chiaramente una volta inserito si mette in questa posizione, bisogna capire quale forza noi dobbiamo fare per avere il movimento alternato. Ecco, la regolazione sta tutta lì. Una volta capita come regolare questa cosa qui, il pedale va. Una volta che il pedale è stato regolato e poi cominciato a lavorarci, chiaramente ci sono tutta una serie di tecniche per poter fare le varie figurazioni. Già riuscire a fare questo, fare l'alternato, in modo regolare ha un po' di bisogno di lavoro. Poi chiaramente si possono fare tutte le altre varie divisioni. Una cosa ancora ultima che volevo dire è che Kevin sta sviluppando altri modelli, anche di un doppio e di un triplo, di 2 e di 3 pedale, e di un doppio che è molto interessante, in cui avrà l'attacco sia a destra che a sinistra, sicché non esisterà il pedale più da destro o da mancino, ma semplicemente basterà attaccarlo o di qua o di là e sarà semplicissimo avere il pedale, doppio pedale classico, però da entrambe le parti. Addirittura appunto c'è il triplo, che è praticamente l'insieme di questi pedali, 1, 2 e 3, con un altro aggancio e un pedale che va qui, perciò 3 pedali sulla parte battente, con uno controllato dalla sinistra e 2 controllati dalla destra. E capite che le possibilità di questi pedali sono infinite e penso che siano da provare. Sono pedali che hanno una cosa che a me particolarmente piace molto, la resistenza, la robustezza e tutto sommato, ripeto, sul D1 lo si prende e lo si suona. Sul D4 ci vuole un po' più di lavoro perché è un pedale doppio, ma tutto sommato sono pedali semplici, non ci si deve perdere comunque le ore. Io il mio l'ho regolato puramente in 10 minuti. Ci sono tante cose, bisogna chiaramente guardarle, però non è così complicato. Cioè io vi consiglio di provarli, chiedere. Andate sul sito di Kevin Mackey, della Dualist.com, chiedete, fate tutte le domande, Kevin è sempre disponibile, risponde, e chiedete qualsiasi cosa. Se avete qualche curiosità la potete chiedere anche a me, che sono l'host da lui, e troverete eventuali link sotto questo video, e vi ringrazio e ci vediamo presto. Ciao a tutti.